Proprio come sta capitando a ognuno di noi, oggi uomini di tutta la terra sono coinvolti, nessuno escluso, in un momento storico mai verificatosi prima. Ho sentito amici di tanti paesi, tanti giovani, e il senso di vivere una crisi così vasta ci accomuna tutti, senza distinzioni. Sorprese, semafori rossi, situazioni critiche chiamano ovunque risposte e soluzioni spesso molto impellenti. Tutti gli uomini della terra oggi anelano di vivere, liberi di muoversi, di incontrarsi, condividere, creare, esprimersi veramente. Questo anelito emerge forte da ogni angolo di questo nostro pianeta. Ma dopo questo momento storico non può essere tornare a vivere come sempre, può essere solo nuovo, più vero di sempre, migliore, come ancora non è mai stato. E questo anelito comune di vita innesca il salto oltre la crisi. Nell'anelito dell'umanità intera verso un vivere vero, verso la vita, la nostra vita, l'oltre la crisi è adesso. Una enorme possibilità di evolvere nelle nostre mani. Una possibilità vicina, attuale, attuabile, senza grandi sforzi, attuabile con azioni che ci offrono energia. E una energia nuova. La crisi ci fa sognare libertà, pace, che ogni uomo conosce da sempre e oggi anela più di tutto. In tutta la terra oggi noi tutti sogniamo verità, coerenza, fiducia, bene, semplicità, comprensione, ma intanto oggi sappiamo anche che la natura di tutto quello che esiste, atomi, galassie, alberi, mari o fiumi, oceani, è vita che emerge nello spazio-tempo come frequenze, informazione, onde di vibrazione, un oceano di onde nel quale siamo immersi e del quale siamo fatti. Ma intendiamoci, anche ogni nostro pensiero è un'onda, è una vibrazione che immettiamo nel campo dell'esistenza. E inoltre, come anche Einstein riconobbe, il piano dei problemi, della logica della crisi, degli opposti, del giusto e sbagliato, del pro e contro, non è il piano delle soluzioni. Il piano delle soluzioni è un altro luogo. Il piano delle soluzioni è il piano della nostra vita personale, delle nostre interrelazioni, del nostro fare, dove noi creiamo con le nostre parole, con la nostra percezione della vita, con i nostri pensieri. Oggi la scienza ha provato matematicamente che in un sistema complesso come è la nostra società, la più minima modifica di una variabile creata qui localmente è capace di creare un infinito cambiamento, una trasformazione nell'intero ecosistema, nell'intero campo dell'esistenza. Come sappiamo, la visione matematica di questo processo è stata tradotta con un'immagine ben nota che conosciamo, è quella del battito d'ala di una farfalla qui che può creare una tempesta immensa, una abnorme variazione delle condizioni dell'intero ecosistema. Questo significa che la più minima trasformazione di ogni variabile, anche di un pensiero, di un modo di fare o di parlare, di interagire, che può essere creata, è creata anche da un solo uomo, ha il potere di una gocciolina radioattiva lanciata nell'oceano. Tutto l'oceano ne risente. E in una realtà dove tutto è interrelato con tutto, dove noi siamo tutti interrelati, dove, sono solita dire, il nostro respiro non è altro dal respiro della vita che noi incarniamo, al di là della logica della crisi, che è la logica degli opposti, di azione e reazione, di pro e contro, come abbiamo visto, il potere di ciò che pensa, che fa, che dice, anche solo un uomo nel suo interagire quotidiano è immenso. Basta solo una nota stonata in un concerto che tutta la sinfonia suona stonata. E viceversa. Un'azione, un pensiero, ogni nostra parola è come il tasto di un pianoforte. Se è stonato ne basta uno. Tutta la sinfonia che suoniamo su quel pianoforte è stonata. E viceversa. Cambiare, accordare, la possibilità che abbiamo di spostarci in pensieri, in parole, in gesti che in qualsiasi modo creano benessere per noi e per gli altri. Ogni azione di bene essere, cioè fatta bene, è fatta per sempre, non occorre ripeterla, solo le cose non fatte bene vanno rifatte. Quella è fatta per sempre, per l'eternità, è come una gocciolina di benessere che
che quell'azione ha il potere di creare un oceano, un campo, un mondo di benessere. Nessuno più può fare l'errore di pensare di dipendere. Conflitti e lotte cessano quando le divisioni cessano dentro di noi. Si tratta di cessare di dipendere e iniziare a creare noi. Questo è il piano delle soluzioni. La crisi ci fa sognare libertà, pace, che ogni uomo conosce da sempre e oggi anela più di tutto. Nessuno può creare o cambiare per noi la realtà che noi sogniamo. Il piano delle soluzioni inizia qua, in quello che ogni uomo sogna. Ogni uomo è quella goccia che attiva l'oceano. Ogni uomo ha il potere di creare la realtà che egli anela. Gli unici che possono creare il mondo che sogniamo siamo noi. Noi siamo gli unici responsabili di un'evoluzione nuova, vitale, dove cessiamo di dipendere, dove rinunciamo per sempre al ruolo di vittime perché iniziamo a guidare noi, a dirigere la nostra vita, a creare noi. Là creiamo il piano delle soluzioni. Il salto oltre la crisi parte da noi, da ogni uomo, personalmente. Ogni azione di un uomo che ingeneri benessere, la più piccola azione, la più semplice, è il potere di adesso. In ogni istante noi possiamo chiudere porte o aprire porte, possiamo restare nelle abitudinarie vecchie maniere, nella logica del pro e contro, oppure possiamo aprire la porta, decollare, salpare, fare semplici gesti che non ci chiedono energia, ma ce ne offrono a noi e a tutti. Azioni semplici, intendo, che non costano, che fanno bene, che caricano, il gusto di prendersi cura, di condividere, di costruire qualcosa con le nostre mani, di invitare. La più semplice azione che sappiamo fare su questa terra, le più semplici espressioni di coerenza, di fiducia, di bene, di chiarezza, di comprensione, di copartecipazione. E non si tratta di ignorare la realtà circostante o di cessare di manifestare i nostri punti di vista. Ma ogni uomo oggi sogna verità, coerenza, fiducia, bene, benessere, comprensione. E ogni uomo sa creare questo, sa renderle possibili. Si tratta di crearle concretamente, a partire dal piano delle soluzioni, il piano della sfera personale. Oggi si tratta di creare dal nostro chiederci, dal nostro lasciarsi stupire, dal nostro sentirci chiamati o ispirati ad aprire porte nuove, a cambiare. Si tratta di partire dalla percezione, da come percepiamo la vita che noi siamo. Si tratta di partire da dentro, dal nostro essere vivi. E la frequenza della vita allora si eleva. Rompe ogni stato di fatto, ogni programma si rompe in modo naturale, fatto di semplicità, di bene, finalmente relax, respiro. Questo noi aneliamo, chiediamo, ci chiediamo a noi personalmente di procedere, di creare questo da ogni nostro pensiero. Il senso del bene, della vita, del nostro essere umani, creati da ogni uomo, diventano il progetto di vita per tutti, per i nostri figli, oltre ogni crisi. L'oltre la crisi è qui, non può aspettare, che inizi adesso.